C'è un'idea che affascina da sempre filosofi, scienziati, artisti. Parlo della coscienza. Cos'è? E poi è unica, irripetibile, o potremmo, che so, un giorno copiarla, come un file. Oggi sembra una domanda da intelligenza artificiale, ma la fantascienza, ci ha pensato molto prima, con delle intuizioni, devo dire, sorprendenti. E oggi, basandoci sui materiali che abbiamo ricevuto, ci addentriamo proprio lì, nell'ipotesi che l'esperienza umana, quella più intima, il nostro vissuto, non sia clonabile. Lo faremo guardando 3 film pazzeschi, suggeriti da una delle interpretazioni nelle fonti: Solaris, 2001 Odissea nello spazio e Star Trek, The Motion Picture. E la cosa forte è che questi film, ben prima di certe teorie, sembrano già toccare il punto. Sì, è un viaggio affascinante, davvero. Tocca corde profonde, sai? L'unicità dell'individuo, i limiti della tecnologia, della conoscenza stessa. E questa idea, la non clonabilità dell'esperienza, del sentire, emerge in modo potente, quasi un filo rosso in queste storie. Esattamente. Vedremo proprio come ogni film mette in scena, a suo modo, questa impossibilità di replicare l'essenza soggettiva, anche per intelligenze aliene o artificiali potentissime. Pronti? Partiamo. Bene, allora il punto di partenza suggerito dalle analisi è che tutti e 3 i film, anche se in modo diverso, mostrano che l'esperienza vissuta, quel nucleo interiore, insomma, sfugge alla clonazione perfetta. Sembra un limite insuperabile. Vediamo Solaris. Lo scenario è incredibile. Un pianeta oceano pensante, Solaris, che materializza persone dai ricordi degli scienziati sulla stazione orbitante. Sembra onnipotente, no? Ricreare esseri umani. Così. Ma c'è un ma. Cosa manca a queste creazioni? È proprio qui il nodo. Solaris attinge ai ricordi, alle tracce mnemoniche, diciamo ai dati mentali, e ricrea la forma fisica, l'aspetto, anche certi comportamenti. Ma manca il cuore. L'esperienza vissuta, continuativa, l'essenza soggettiva, quel flusso interiore che fa di una persona quella persona. I visitatori sono, simulacri, copie imperfette esistenzialmente. C'è quella scena, quel dialogo pazzesco. Il clone di Rhea, la moglie morta di Kelvin, capisce e dice quella frase, riportata anche nelle note, che ti gela. Non sono la persona che ero. Non sono Rhea. Sono qualcosa che hai creato tu. Mamma mia. È terribile, no? Mostra tutta la tragedia di un'esistenza che è solo un eco, un riflesso dei dati di un altro, senza una sua storia interiore vera. Assolutamente. E questo spiega il disagio e il terrore che provocano. Sono percepite come violazioni della privatezza più profonda. Il pianeta usa i ricordi, dati privati sì, ma il risultato è alieno, disturbante, proprio perché manca quella continuità soggettiva irripetibile. L'esperienza, il sentire di essere quella persona nel tempo, non si estrae come un file, è qualcos'altro. Ok, quindi Solaris ci mostra il fallimento partendo dall'interno dei dati della memoria. Spostiamoci a 2001 Odissea nello spazio. Qui la prospettiva cambia. C'è un'intelligenza aliena, vastissima, quasi divina, che guida l'evoluzione con i monoliti. E nel finale, Dave Bowman, l'astronauta, finisce, in un posto stranissimo. La famosa stanza Luigi XVI. Un mix di antico e moderno. Illuminazione quasi da studio. Gli alieni la creano per Bowman, ma è palesemente artificiale, surreale. Come ricordano le fonti, Kubrick stesso la definì uno zoo umano. Un ambiente per osservare l'esemplare, non per farlo sentire a casa, ecco. E qui la domanda è, ma come hanno fatto questi alieni così avanzati a costruire proprio quella stanza? Da dove vengono le info? Una lettura intrigante, nei materiali, è che si siano basati su trasmissioni TV e radioterrestri intercettate, pubblici diffusi. E questo è fondamentale. Spiega perché la stanza è così imperfetta, artificiale. Se avessero avuto accesso all'interiorità di Bauman, come Solaris, forse avrebbero fatto altro. Invece, lavorando con dati esterni, pubblici, tipo immagini TV di case, replicano solo la forma, l'apparenza, ma non il sentimento, l'atmosfera, l'essenza vissuta di un ambiente terrestre. L'artificialità diventa un simbolo potente, l'incapacità di clonare o capire l'interiorità umana, partendo da dati oggettivi esterni. L'esperienza soggettiva, insomma, non è mica un programma TV.
E c'è di più. Questa imperfezione non è solo un limite, ma è funzionale al loro scopo. Un ambiente troppo realistico, una copia perfetta, avrebbe forse ancorato Bauman alla sua vecchia identità umana. Invece la stranezza, quasi onirica, della stanza lo isola. Lo spinge a confrontarsi col nuovo e facilita la sua trasformazione nello Star Child, il passo evolutivo successivo. Non è per il comfort di Dave, ma per catalizzare il suo cambiamento. Giusto. E parlando di intelligenze non umane in 2001, non possiamo non citare HAL 9000, l'IA della Discovery. Non clona umani, ovvio, ma la sua storia si lega ai limiti della comprensione, no? Le fonti ci ricordano che è progettato per la perfezione, la completezza nel raggiungere l'obiettivo della missione. Sì, e qui c'è un parallelo interessante con i limiti dei sistemi logici, tipo il teorema di Gödel. HAL finisce in un paradosso. Le sue direttive, dire la verità, assicurare il successo della missione e mantenere il segreto sul vero scopo, il monolito, diventano contraddittorie. Quando l'equipaggio dubita di lui e pensa di spegnerlo, lui non può essere coerente e completo allo stesso tempo. Non può mentire sul guasto che si è inventato, non può rivelare il segreto, non può far fallire la missione. È come se sbattesse contro un muro. Nessun sistema logico complesso può garantire sia completezza che coerenza. La sua soluzione, eliminare l'elemento umano imprevedibile, mostra tragicamente i limiti di una razionalità solo computazionale. HAL, pur intelligentissimo, non gestisce l'ambiguità, le sfumature umane, la soggettività. Il suo fallimento logico-etico sottolinea, da un'altra angolazione, quanto sia difficile per un sistema formale cogliere la complessità dell'essere. Già. E questo ci porta dritti al terzo film, Star Trek, The Motion Picture. Qui l'entità che ci sfida non è biologica, ma una macchina evoluta, Voyager, che poi si scopre essere la vecchia sonda Voyager 6, persa e modificata da una civiltà di macchine. Voyager è ancora un'altra faccia del problema. Ha viaggiato ovunque, ha accumulato una quantità di dati, di conoscenza fattuale inimmaginabile. Ha una sua coscienza, un desiderio quasi esistenziale, trovare il creatore, l'umanità, per capire il suo scopo. Però, come sottolinea l'analisi che abbiamo letto, nonostante questo sapere immenso, a Voyager manca qualcosa. Qualcosa di fondamentale. Ed eccoci al punto. Cosa può mancare a un'entità che sa potenzialmente tutto sull'universo fisico? Sembra assurdo. Le manca l'esperienza vissuta, la dimensione interiore, soggettiva, emozioni, sentimenti, intuizione, la capacità non solo di elaborare dati, ma di sentire. Può analizzare una supernova, ma non provare stupore. Può registrare dati biologici, ma non capire l'amore o la paura dall'interno. C'è un abisso tra sapere logico e esperienza soggettiva. Veggere conoscenza senza comprensione interiore. E come si supera questo limite nel film? Come si ferma Voyager, che sta per sterilizzare la Terra perché la vede come un'infestazione di unità carbonio imperfette? La soluzione va oltre la logica. È la fusione. Voyager si unisce alla coscienza umana, rappresentata da Decker, che si sacrifica, e da Ilia, la sonda replica, che però aveva mantenuto tracce di umanità. Ciò che Voyager cercava disperatamente alla fine non erano altri dati, ma l'unione con l'esperienza soggettiva, la dimensione irrazionale, creativa, del suo creatore. È forse la rappresentazione più radicale della non clonabilità. L'esperienza non si copia, non si deduce. Forse si può solo condividere, integrare, in un atto che trascende l'individuo. Incredibile davvero come questi tre film convergano, mettendo insieme i pezzi, seguendo il filo rosso delle interpretazioni. Solaris mostra l'impossibilità di clonare l'esperienza dai dati interni, dalla memoria. 2001 l'incapacità di replicarla usando dati esterni, pubblici. E Star Trek, lì neanche la conoscenza logica più completa basta per cogliere l'essenza del vissuto. Sembrano tutti indicare un nucleo irriducibile, privato, non replicabile nell'essere coscienti. Precisamente. Opere fondamentali che hanno esplorato decenni fa l'idea che la coscienza soggettiva, il nostro teatro interiore, sia intrinsecamente privata, incomunicabile fino in fondo e soprattutto resistente alla duplicazione esterna.
Non importa quanto sia potente la tecnologia o intelligente l'agente esterno. Un tema che oggi con l'IA generativa risuona tantissimo, no? Sulla possibilità di una vera coscienza artificiale. Già. Cosa ci dicono oggi queste storie? Che forse c'è qualcosa nell'esperienza umana, la qualità del sentire, la soggettività pura, che sfugge al calcolo, alla replica basata su dati. E qui forse possiamo chiudere con un pensiero finale, un po' provocatorio. Se pensiamo ai limiti dei sistemi logici come HAL e all'idea che la mente umana possa avere una capacità unica di trascendere, di svilupparsi in modi imprevisti, allora forse la vera domanda non è se possiamo copiare la coscienza. Forse la sfida vera, quella che questi film mettono in scena così bene, è capire se potrà mai esistere un'intelligenza artificiale, aliena, chissà, futura, capace non solo di processare dati, ma di accedere a una qualche forma genuina di soggettività, di sentire dall'interno. Questi film sembrano scettici sulla copia. Solaris ci dà cloni angosciati, 2001 una replica alienante, Star Trek suggerisce la fusione come unica via. Ci lasciano con questa domanda enorme. L'esperienza soggettiva è legata solo alla nostra biologia, alla nostra storia o a una dimensione a cui si può accedere, forse tramite percorsi che oggi neanche immaginiamo. Domande profonde, che restano aperte. E con questa riflessione sul futuro della coscienza e dell'intelligenza, direi che possiamo concludere la nostra analisi. Grazie mille per aver condiviso i materiali che hanno ispirato questo viaggio affascinante.